Ok. Allora, buonasera, bentrovati a tutti. Siamo di nuovo collegati in questa formula ibrida, cioè in presenza ma anche online, per l'ultima serata della rassegna Scrutare Orizzonti, quale missione oggi. Finiamo in bellezza con una presenza femminile, finalmente, e con Nora Bonora, psicologa e psicoterapeuta, e diplomata e formata all'Università Gregoriana di Roma sull'ecologia integrale e anche fondatrice dell'Università degli Uomini e Donne della Terra. E questa sera è con noi proprio per farci riflettere su quali sono i bisogni e le urgenze del creato in questo momento. Do la parola un attimo a padre Gianfranco Maronese che ci saluta e poi alla nostra relatrice. Da prima un ciao, perché siamo amici da tempo a Nora e già la conosco ancora da ragazza, perciò allora sappiate che lei è giovane e io sono un po' più anziano, però siamo legati sempre da un certo entusiasmo. Io credo che questo è presente. Il nostro è il quarto incontro, come diceva la Barbara. Missione oggi. Abbiamo visto che l'epidemia ci ha cambiato e abbiamo sentito negli incontri precedenti cosa possiamo fare per riprendere, per rifare, per ricominciare. Io direi che questo è molto molto importante. Non poteva mancare un incontro sul rapporto nostro con il clima, con il creato. Questo, guardate, secondo me viene un po' valutato a certi livelli, ma non troppo. Noi sappiamo che anche si incontrano anche il G20, no? A Roma su questo argomento. È un argomento importante. E io vorrei ricordare due frasi di Papa Francesco, che è stato un pochino quello che ha risvegliato, ha acceso la scintilla per occuparci veramente di questo. Lui ha detto una volta in un incontro: la pandemia ci ricorda che siamo chiamati a custodire i beni che il creato regala a tutti. Ecco, non lo so, mi domando, ecco, se questo è vero per noi, che la pandemia risveglia. Un secondo aspetto, la pandemia ci ricorda che è il nostro dovere di lavorare e distribuire questi beni del creato perché in modo che nessuno venga escluso. Mi meraviglio, ecco, di fronte ai migranti, di fronte anche in questi giorni le situazioni della Sicilia, ma anche in altre parti del mondo. Ecco, dobbiamo dare una risposta. Grazie Nora di aver accettato. Sappiamo che questo è l'argomento che vuoi proporci e noi aspettiamo, ecco, io aspetto con molto interesse le tue parole. Okay. Grazie e donaci l'entusiasmo che hai tu dentro di fronte a questa tematica. Grazie. Grazie a te Franco. Lo ringrazio proprio padre Franco in modo particolare perché è vero che ci conosciamo appunto da quando ero ragazzina, posso dire anche Ina, ci metto ragazzina, e trovarmi qua così con una richiesta anche, con un'opportunità di incontro, mi sento anche, come dire, mi sento importante, mi
essendo importante, io che non sono per niente importante, ringrazio in questo, no, della fiducia, perché effettivamente insomma le persone che mi hanno preceduto sono sicuramente più conosciute, però è per questo insomma ringrazio Padre Franco, ringrazio tutti voi naturalmente, quelli che sono in sala, alcuni vi conosco, quelli che sono collegati, perché credo che la partecipazione sia sempre la testimonianza dell'interesse per ogni tematica ovviamente, no? E in questo caso per la tematica che andremo a così un po', insomma, perlomeno a grandi linee a visitare. Certamente con la parola ecologia, però con questa parola che sappiamo bene, poi insomma introdurremo insomma la Laudato Si, che viene declinata in modo molto ampio e ricco, no? Oltre il discorso ambientale, che però parte dal discorso ambientale e riguarda appunto l'amore che noi abbiamo per il creato, che è fatto però di ambiente e di creature, creato e creature, e quindi riguarda tutti. Io condividerei, allora, siccome sono una persona abbastanza disordinata, lo dicevo prima, disordinata nel pensiero, nella parola, tutto è meglio che mi dia un ordine, e quindi mi sono fatta una serie di slide in modo che segua un po' una traccia, anche perché veramente il tema ecologico è un tema così ampio, così ramificato, e l'enciclica io penso che insomma quasi tutti l'avrete letta, insomma confido che l'abbiate letta, perché è uno dei documenti non solo di tipo che non riguarda, ecco, diciamo soltanto i religiosi, riguarda gli esseri umani, quindi riguarda proprio la cura che come esseri umani vogliamo prenderci del creato, e sappiamo che dal Papa stesso è stata definita come enciclica sociale, quindi penso che è stata letta veramente e è considerata uno dei più completi documenti anche dal punto di vista scientifico, non come approfondimento ma come analisi della situazione, delle prospettive, quindi è importante questo. Quindi condivido, adesso vediamo se sono... Barbara, dimmi se va bene. Sì. Ok. Perfetto. Perfetto. Allora mi sono messa qua i 4 incontri che sono stati fatti e quindi l'ultimo, quali urgenze di fronte al creato. Metto una prima slide un po' in onore della sala dialogo, un po' perché in onore nel senso che mi sembra siamo, no? Nella sala dialogo e sono gli amici dei Verbiti e della sala dialogo, perché il dialogo lo lasceremo nel sottofondo, nel senso che non entriamo insomma in tutto il metodo proprio che Papa Francesco definisce che è l'unico metodo, l'orizzonte attraverso il quale si può arrivare a risolvere, no? A risolvere, a vivere una vita umana, ecco, una vita dal colore e dal calore umano. Però mi piaceva metterlo all'inizio perché queste sono proprio le parole prese dall'enciclica: dialogo nella politica internazionale, verso le politiche nazionali e locali, nei processi decisionali, fra politica ed economia, fra religione e scienza. La lascio lì, nel senso che l'ho voluta mettere perché mi sembrava che fosse importante pensare che questa parola, che è proprio una parola che dice proprio quanto la parola sia importante farla scorrere fra noi, e che siano parole, non i bla bla bla, che adesso appunto è diventato di moda, adesso ognuno dice bla bla bla, dopo che la Greta Thunberg ha detto anche a Draghi no, smettetela di fare bla bla bla, ecco, che le nostre parole siano parole sapienti. E siamo qua, no? Questo ciclo di incontri, Barbara diceva, si chiude con una voce femminile, e allora mi sono fatta aiutare ovviamente da quello che è l'aspetto femminile di Dio. Mi sono permessa, allora io non sono esperta, quindi non pensiate, io non sono esperta né di religione né di Bibbia, però insomma qualche pezzettino qua e là l'ho preso, e quindi questa parte femminile di Dio che è la sapienza.
perché Papa Francesco dice di quale uomo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un uomo che sa vivere con sapienza, amare con generosità e pensare in profondità. Ora la sapienza è chiaro che è la prima perché raggruppa, pensare o vivere con sapienza significa porre in dialogo, anche qua, porre in dialogo il pensiero e il cuore, la mente, neanche il pensiero, la mente e il cuore, o porre in dialogo la logica e il sentimento. E quindi diciamo che il primo puntino, vivere con sapienza, riassume un po' gli altri due, no? Esprime gli altri due. E la sapienza, un pezzettino di sapienza l'ho messa perché è troppo bella questo, insomma, la sapienza che loda se stessa, ovviamente del Siracide, ma voi sarete più esperti di me. Perché è bello, insomma, dice la sapienza ha avuto un ordine, no? Il creatore mi diede un ordine, quindi ha obbedito al creatore. A parte sono uscita dalla bocca dell'Altissimo, ma insomma la voglio lasciare. Ma quello che dice la sapienza lo dice in modo poetico, si dice dolce, deliziosa, più dolce del miele, potente, è terrena, sono cresciuta come un cedro sul Libano, come un cipresso, come una palma, è generosa, come cinnamomo ho diffuso il profumo, venite e saziatevi, sono tutte qualità che l'essere umano, potremmo prendere le qualità da questa descrizione della sapienza. Incarnata, la sapienza ha proprio messo radici, e la parola incarnata, insomma, penso che sia una parola molto importante per noi che insomma abbiamo il mistero dell'incarnazione come base, no? Che vuol dire se non mettiamo davvero radici e se non mettiamo le mani in pasta, potremmo anche dire, no? Se non diventiamo pienamente umani, corriamo il rischio appunto di fare bei discorsi, bei bla bla bla, ma di non trovare poi il modo per esprimerla anche l'umanità. Noi la dobbiamo esprimere. Vado troppo veloce, Barbara? Si sente bene? Ti sentiamo bene, forte e chiara. Perfetta. Allora, quali urgenze? Padre Franco ha usato, mi ha dato questo titolo e ha usato la parola creato. E allora entreremo un po' anche in questo creato, creatori e creature. La parola creato, io ho scritto, implica già una dimensione spirituale, no? All'approccio, perché intendendo come spirituale ovviamente non tanto il religioso, ma quella dimensione di libertà, quello spazio di libertà che attiene all'umano, perché è uno spazio di scelte. Lo spazio spirituale è davvero uno spazio di libertà, è lo spazio dentro il quale o per il quale l'uomo sa, considera, accetta, insomma sembra anche abbastanza evidente, di non avere in sé tutte le risposte e tutti gli orizzonti del vivere. E quindi la parola creato ci mette già lì, no? Ci mette dentro una dimensione spirituale. Questa dimensione è quella che fa dell'essere umano un essere rispetto alle altre creature non il più, non il primo, ma sicuramente diverso, con un valore diverso, perché dice non implica, no, e né chiede il disconoscimento delle altre creature, ma l'essere umano è chiamato alla cura, alla coscienza della responsabilità e al calore della custodia. Quindi la parola creato ha già avuto un impatto, insomma, quando me l'ha dato come titolo ho detto ci siamo, no? Siamo di fronte al creato e noi siamo le creature, ma di fronte a queste creature, lo vedremo in tutta l'enciclica, il posto dell'uomo è un posto non per primo, ma di maggior responsabilità. Ecco, è chiamato appunto alla cura e alla responsabilità. Io se comincio ad andare avanti e indietro così, non mi aspetta lì. Io voglio fare però una roba che non sono... Ah, scusate, così. Non sono mica tanto sveglia. No. Piero, grazie.
Allora, la traccia della riflessione appunto è l'enciclica, sapendo che il Papa non scrive in questo caso come teologo, come dottore della fede, ma scrive piuttosto come pastore, come maestro, che si prende cura, che si prende carico, diciamo, della casa comune e di ogni vita che c'è in questa casa comune. Io vorrei dire anche che si è assunto l'impegno di, e rubo il titolo di un libro di Don Marcello Farina, l'impegno di condurci a fresche sorgenti, cioè di riportarci alla sorgente, di riportarci all'inizio. In questa enciclica che lui ovviamente offre e scrive per credenti e non credenti, credo che si possa ritrovarvi questa indicazione, questa volontà di educarci quasi, no? Alla prossimità. L'enciclica ha tutta una parte, dopo non entro davvero in tutti i capitoli dell'enciclica, ma almeno dire dove siamo. C'è tutta una parte che è proprio l'esame della realtà, cioè che cosa sta accadendo alla casa comune, tutta una serie di esplicitazioni sulle crisi, la radice umana, dice, della crisi ecologica, e poi linee di orientamento e azione. Sono i tre parti dell'enciclica. L'enciclica l'ha chiamata Laudato Si, mi sembra che insomma è del 2015, e ha fatto una scelta precisa il Papa, no? Dicendo Laudato Si. L'ha fatta già quando ha scelto il suo nome, Francesco. Laudato Si, quasi tutti, insomma tutti sappiamo che è l'inizio del cantico di Frate Sole, che è la prima forma di poesia. Anche Pulit, Giannino, se mi devi correggere sulla letteratura italiana, correggimi. È il primo esempio di poesia volgare credo sia del 1224, però non sono certissima, e è definito davvero un inno alla vita in quel periodo ben lontano dal disprezzo che certe correnti di pensiero, ma anche religiose, insomma, del disprezzo appunto per il mondo, per il corpo, e questo è proprio un inno alla vita. Il Papa lo definisce, San Francesco lo definisce mistico e pellegrino, realizzazione di quell'equilibrio ecologico per cui sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Questo è tutto, cioè è riassunto, e avrei già finito la serata perché, no, non l'ho finita, ma per dire, perché è così, l'ecologia è questa cosa qua. Non possiamo pensare all'ecologia se non prendendola con tutte queste ramificazioni, quindi l'ambiente, la natura, la giustizia, sul quale il Papa insisterà tantissimo, e la giustizia, quindi l'impegno, e la pace interiore vuol dire anche con se stessi. Quindi è un'ecologia integrale perché è di tutti, appunto, e di tutta la terra. Vabbè, lì ci sono delle citazioni di l'essere umano e propria terra, le vedete. Ma vado avanti. Il Papa dice LS, quando vedete lì il riferimento, la Laudato Si, sono i riferimenti che ho messo lì, non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, ma una sola e complessa crisi socio-ambientale. Quindi è un'ecologia che abbraccia davvero tutta la vita, tutte le creature e tutti gli aspetti della vita. L'antropologo Mauro von Hacken, uno dei più grandi antropologhi americani, dice: l'azione per il clima può avere successo solo se saranno riconosciuti i diritti delle donne e la parità di genere. Per dire una parte degli esclusi da tanti diritti. Ce ne sono tanti altri, ma mentre Nouad Awad, che è la coordinatrice libanese per il clima, dice: affrontare il problema dei cambiamenti climatici passa oggi necessariamente attraverso la via della soluzione dei conflitti che hanno lacerato e lacerano il mio paese.
Quindi è chiaro che per risolvere le situazioni ambientali e climatiche si deve passare attraverso l'eliminazione delle guerre, l'eliminazione, insomma, chissà, è una parola che non la vedremo, io non credo che la vedrò, l'eliminazione delle guerre, ma comunque si deve passare attraverso l'eliminazione delle guerre e l'inclusione di tutti. Ci entriamo pian piano. Quindi diciamo è un'enciclica da una parte verde, ma è un'enciclica sociale, nonché abbiamo detto spirituale. Il discorso del Papa tiene conto sia dei dati della scienza, della Terra, della situazione in cui versa la Terra. Questi dati però sono letti con grande sensibilità e attenzione, sapendo che dietro i dati ci sono le vite dei popoli. Ho appena partecipato a una conferenza tenuta da un altro climatologo che ha scritto un libro che è proprio Storie di clima, perché dietro le storie climatiche ci sono le storie dei popoli, ci sono le storie delle persone, ma anche dei popoli costretti appunto per eventi climatici a migrare, ad esempio, o a vivere in situazioni. E le donne sono non mi viene la parola, sono quelle che ci rimettono di più, diciamo, no? Perché lui diceva, se per prendere l'acqua una donna doveva fare fino a qualche anno fa mezzo chilometro, adesso per andare a prendere la stessa acqua parte la mattina e torna la sera, e deve comunque poi accudire, far da mangiare. Questo vuol dire la sua vita vissuta lì senza più, insomma, avere spazio per sé, mi sembra già. Ce n'era poco anche prima, ma insomma senza avere possibilità di cultura, senza avere anche momenti appunto di riposo Le donne sono sicuramente le più provate dalle emergenze climatiche. Il messaggio, il Papa dice, è urgente, è universale. Lo rivolgo ad ogni persona, abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca, e dice il degrado della natura è connesso alla cultura che modella la convivenza umana. Insomma, natura e convivenza, natura e uomo sicuramente come dire, devono trovare un modo. Insomma, la natura non lo deve trovare, l'uomo deve trovare il modo di vedere la natura non come scenario, come lo è stato fino adesso, no? Come se fosse il nostro teatro che noi possiamo disporre, aspetta che tiro via una roba, sposto le tende di qua, come se fosse uno scenario. La natura non è uno scenario nel quale avviene la vita umana, la natura è vivente come lo è l'essere umano. Sono due modi veramente molto diversi di vedere il creato. Gli assi principali, sono andata avanti all'infinito qua, gli assi principali che troviamo nell'enciclica sono la critica al paradigma tecnocratico che abbiamo assunto, insomma, e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia, e poi lo dirò, il Papa non ce l'ha assolutamente come qualcuno vuole far credere con la tecnologia. Non si tratta di tornare indietro e di non avere la lavatrice, voglio dire, no? O di non avere tutti gli strumenti che hanno permesso delle grandi conquiste umane. Si tratta di non lasciare il potere in mano alla tecnologia. Dopo lo vedremo, c'è la necessità quindi di una nuova antropologia, che è una nuova visione dell'essere umano. Appunto vuol dire quale uomo vogliamo portare avanti, quale visione di uomo abbiamo e quale visione di uomo vogliamo nutrire. L'intima relazione fra i poveri e la fragilità del pianeta, il valore di ogni creatura, il senso umano dell'ecologia e la necessità di una conversione e rivoluzione culturale. Vado un po'. È un'enciclica complessa, ricca, e questa sera, appunto, di tutti questi aspetti, diciamo, tralascio un po' nel sottofondo quello che è il degrado ambientale, quindi non entro in tutto quello che lui descrive sulla terra, sugli oceani, ci sono tutto il primo capitolo, è così.
per vedere invece questa, quella che lui chiama la necessità di una conversione, proprio di una conversione e di una rivoluzione. Sono parole prese dal Papa e quindi vuol dire proprio fare un rivolgimento rispetto a dove siamo arrivati fino adesso come esseri umani. Rifondare la... forse qua no. Ah, perché sono tornata indietro, scusate. Sarà qua? Sì. Rifondare la visione dell'essere umano e della sua relazione col mondo e con tutto il creato, con la vita concreta, non con una vita enunciata in principi, no? Questa cosa qua non l'ho scritta io, l'ha scritta... oh madre, il nome, è un economista che il Papa ha appena chiamato anche a dirigere qualcosa, fatemi vedere se ce l'ho scritto da qualche parte. Gaël Giraud ha scritto dei bei libri sulla necessità della transizione ecologica, insegna sia alla Sorbona che all'Università di Washington, quindi è un personaggio, e dice: per affrontare le sfide ecologiche è necessaria una conversione dal paradigma antropologico fondato sull'uomo maschio, bianco e sano, che dimentica donne, bambini, ammalati, animali, natura, poveri, tutti diversi da quel paradigma lì, appunto dal modello che è uomo bianco e sano, maschio bianco e sano. Bisogna passare ad una nuova antropologia. E quindi l'analisi della realtà, no, ci obbliga ad aprire gli occhi per vedere che non è possibile salvare solo una parte, non è possibile avere l'attenzione e il criterio di adeguatezza, di diritti, soltanto riferito ad un esemplare delle creature, perché tutti gli altri sono esclusi. Il fatto è una parola che il Papa usa tantissimo: tutto è connesso, tutto è interconnesso. È proprio così, se qualcuno cade, se ci dimentichiamo di qualcuno, crolla come sta crollando un po' l'intera terra, l'intero creato. Crolla nel senso di avere questa, o di esserci ritrovati in una situazione assolutamente grave, perché dice il creato non è stato creato a compartimenti stagni, no? Facciamo le parti e ogni parte funziona per sé. Il creato è fatto, funziona per connessioni. Perché poi mi viene anche, dico, ma come? Internet lo sappiamo tutti, siamo tutti connessi, funzioniamo per connessioni. Ormai la parola connessione ci sembra la parola più comune, che la imparano anche i bambini all'asilo. E quando pensiamo invece ai vari aspetti del creato, le connessioni sembra che non ci siano, no? Per cui uno va avanti per settori. E quindi siamo un po' schizoidi, facciamo così, un po' schizofrenici, no? Perché in alcune cose pensiamo che le connessioni sono la cosa più importante, sono quelli che ci permettono, perfino appunto anche stasera, no? Di collegarci, di vederci, ci permettono... Le tecnologie ci hanno permesso veramente dei grandi passaggi, no? Delle grandi conquiste, e poi invece pensiamo che anche se butto via il cibo non succede niente, ma ci sarà, no? Vabbè, vado avanti, sennò poi come dice Padre Franco, poi mi appassiono e comincio a fare, vado avanti con ordine. Questi problemi, Laudato Si 22, sono intimamente legati alla cultura dello scarto e all'atteggiamento predatorio da padroni e non da custodi. Quindi la conversione culturale vuol proprio dire cambiare lo sguardo. Quale sguardo riservo alle cose, alla natura, agli altri? Perché l'essere umano può scegliere dove rivolgere lo sguardo e quale tipo di sguardo avere. Perché scartare, quando io scelgo di scartare qualcosa o qualcuno e quindi di non contenerlo dentro il mio sguardo, io di fatto squarto, no? Scartare è squartare. Questo lo dice anche Monsignor Ravasi in un suo scritto. E squartare, lui dice, è prendere un quarto e staccarlo dall'intero.
Squartare perché il punto di partenza è una mappa, no? Per dire l'intero è il cerchio, è la mappa celeste, e quindi sono i 4 punti cardinali. Lo squarto è prendere appunto un quarto e staccarlo. Si possono buttare, scartare le cose materiali e quindi avere, no, le cose materiali che è appunto il paradigma usa e getta. Si può scartare il cibo, si possono scartare le persone, quindi anche in senso metaforico, si scartano gli emarginati, si escludono dai diritti, dall'accesso ai servizi, dal cibo, dalla pace, e sono temi economici. Quindi questo squartamento, l'ho messa perché è una parola molto forte, squartare, no? Perché uno dice, vabbè, scarta. E squartare, insomma, la senti, diventa quasi fisica questa parola, no? E certo che quando un pezzo è tolto dall'intero, quel pezzo muore, i poveri muoiono. Non serve che faccia esempi di tutti gli aggiornamenti che ogni giorno sentiamo su telegiornali piuttosto che sui giornali, di gente che muore di fame. Il quarto muore, ma il resto non è sano, il resto rimane mancante. Noi siamo a 3/4, a noi ci mancano quelli che muoiono. Papa Francesco l'ha detto tantissime volte, pensavamo di essere sani in un mondo malato, perché comunque quando noi scartiamo e quindi squartiamo, siamo tagliati anche noi da un intero. E quindi anche noi possiamo avere con le cose o con le persone degli atteggiamenti che sono di tipo utilitaristico, no? Se una persona non mi serve più, quando non è più produttiva, ad esempio, no? Ma questo poi sembra sempre, come dire, non è per fare un discorso, è anche un discorso politico ovviamente, no? Perché allora a uno gli viene in mente dove mettiamo gli anziani, dove mettiamo le persone che perdono lavoro, ma è anche un discorso personale, no? Perché anche noi a volte scartiamo quando l'amico non ci serve più, no? L'amico è quello che c'è in tempo di bisogno, si dice. E beh, dovrebbe essere anche in tempo di piacere, però, no? Sì, dai, abbiamo una visione, spesso abbiamo un modo di fare un po' utilitaristico, no? Quando le cose ci servono e poi le scartiamo. Mentre potremmo imparare a guardare soprattutto gli altri, ma anche le cose, come incontro, non come utilità, ma come incontro. E sono 2 sguardi diversi. Perché corriamo il rischio di perdere l'essenziale. Perdere l'essenziale vuol dire diventare poi un po' barbari, no? Perché dice la barbarie non è solo quella delle antiche invasioni o dei cosiddetti popoli sottosviluppati. Si esprime ancora oggi a livello di guerre, omicidi, torture, distruzioni, cui, e il Papa qua lo scrive proprio, dice ci sono proprio delle barbarie che sono moderne, se vogliamo. L'anonimato è una forma di barbarie, di non preoccuparsi dell'altro, di non vederlo, di escluderlo. La burocratizzazione, certo che è recente questa, no? Non è... Quindi sono moderne queste. La mercificazione, l'astrazione, la parcellizzazione. Perché vedere parti, invece che vedere un intero, rende la persona, ma anche le cose, meno visibili. Qua ci sarebbero tanti esempi da fare, ma magari se poi usciranno insomma, delle domande, però mi sembra chiaro, insomma, no? Che mercificare o anche l'astrazione, per quello prima ho messo la sapienza, no? Perché ho detto la sapienza, così come il femminile, è concreto, è terreno, è incarnato. Nasciamo da un mito, insomma, dell'incarnazione, dovremo incarnarci. Ogni volta che noi astraiamo, vero? Finisco la frase, è vero anche che veniamo da una cultura, da Cartesio, che è tutta un'altra roba, ma ogni volta che noi astraiamo troppo e ci sradichiamo dalla vita, noi ci sradichiamo dalla sapienza e quindi non potremo né vivere, come dicevo all'inizio, come era, riamare con generosità e pensare in profondità. Astraiamo. Quindi mi soffermo un po' in questa sera ancora, intanto tengo d'occhio anche un po' l'orologio, sì. Mi soffermo un po' su quali sono
i risvolti soprattutto sui poveri, di questo modo di vedere, di questa antropologia, no? Di questo modo, di questa cultura dello scatto. Gli effetti del degrado ovviamente sono principalmente sui poveri, principalmente sono sui poveri e sugli esclusi. Sono elencate così, lo vedete a riferimento alla Laudato Si, hanno sicuramente i poveri meno possibilità di giocarsi altre opportunità, no? Ma anche chi vive in posti, cioè un mio amico 15 giorni fa mi dice: ma se io abitassi a Taranto me ne andrei. Sì, dico, tu te ne andresti se avessi soldi per andartene, perché ognuno di noi se ne andrebbe da un posto inquinato se avessi soldi per andarsene. Oppure dice: ma io non lavorerei in quella fabbrica. Sì, non lavoreresti in quella fabbrica se tu avessi un altro lavoro. Quindi i poveri sono i poveri anche che sono obbligati, no, a lavorare, a stare in posti, anche fra di noi, non serve mica pensare sempre ai poveri che vengono da altri continenti, e sono appunto l'inquinamento che causa le morti premature, inquinamento delle acque, l'avete visto anche le recenti sentenze sulle falde acquifere, tutti i famosi sui pesticidi, sulle PFAS, insomma. Certo, i fenomeni connessi al riscaldamento, le zone desertiche stanno aumentando tantissimo e tantissime migrazioni, noi sappiamo, vengono dal deserto, vengono dalla Siria. In Siria c'è una situazione drammatica, proprio drammatica, perché non hanno più fonti d'acqua. E quindi quante migrazioni ci sono dovute al riscaldamento climatico, no? Gianfranco diceva proprio, mi stupisco, no? Mi stupisco come guardiamo ancora i profughi come se fossero degli invasori. Stanno scappando come scapperemo noi dall'altra parte, insomma, no? Su cose che peraltro abbiamo causato noi, perché l'inquinamento, e questi sono i dati che lo riporta anche il Papa, l'inquinamento lo hanno prodotto i paesi ricchi, non l'hanno prodotto i paesi poveri. Ma vado avanti, se no mi vengono 100... I loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali come agricoltura, pesca e risorse forestali, e non hanno altre risorse di fronte a situazioni catastrofiche e le guerre. I poveri vivono principalmente in paesi in paesi di guerra, in paesi dove appunto i mezzi di sostentamento sono pochi. Allora, il Papa, sempre alla Laudato Si 51, parla proprio di un debito ecologico che noi abbiamo. Devo vedere di non perdere, scusatemi un secondo, ma un debito ecologico verso i poveri, perché adesso per esempio in Africa quello che ma guardate, dico dell'Africa perché dell'Africa e della Cina perché è l'ultima notizia, ma potremmo fare l'elenco dell'America, della Francia, di chi vogliamo. Ma in Africa adesso, visto che è recente conquista cinese, stanno obbligando praticamente i contadini a piantare riso. Allora cosa succede? Perché hanno bisogno di riso, no? La Cina ha bisogno di riso, non riesce più a produrlo, quindi lo fa produrre. È che i contadini sono obbligati a piantare riso, quindi sarà monocultura, risorse idriche, solo quel tipo di coltivazione lì. Il giorno in cui la Cina se ne andrà, perché a un certo punto il terreno a monocultura si impoverisce, lasciano lì il terreno, loro avranno perso tutte le loro biodiversità, non avrà, perché questo è quello che è successo in centinaia di paesi, no? Anche nell'America Latina, insomma. Le multinazionali fanno quella roba lì, che lo facciano con le miniere o che lo facciano con la monocultura, uguale, perché lasciano impoverito il terreno, poi loro se ne vanno perché si spostano da una parte all'altra. Hanno finito di scavare in quella miniera, è finita, al di là delle condizioni di vita, al di là di come usano le persone, ma quello che lasciano è così, lasciano un degrado ambientale e umano.
perché lasciano deforestazione, c'è anche scritto qua davanti, ce l'ho qua davanti al naso, deforestazione, impoverimento dell'allevamento, agricoltura, fiumi inquinati, no? Quindi questo è proprio un debito ecologico verso i poveri. Qua io dico li creiamo i poveri, perché tante popolazioni che potevano vivere anche in modo diverso da noi, ma con le risorse del loro territorio, quando arriviamo noi prendiamo quello che c'è e poi ce ne andiamo. L'ho già detto, quindi non mi ripeto. Debito sociale, forse si ripete un po', l'esclusione, la frammentazione, ecco, un debito anche sulle città, per esempio, no? Lui parla anche non solo dei poveri, appunto dei poveri del cosiddetto terzo, quarto mondo, insomma dei poveri, ma anche dei poveri nostri, no? Perché anche noi abbiamo i nostri ghetti, abbiamo le nostre città, la parte in della città e la parte esclusa della città, no? le cosiddette periferie. E il Papa lo dice, ma lo sappiamo anche senza che lo dica il Papa, quanto nelle periferie ci sia più degrado, ma c'è degrado ambientale. Non c'è solo un degrado sociale, al di là che facciano i quartieri per metterci proprio alcune, sì, alcuni tipi di popolazione, ma sicuramente l'inquinamento visivo, acustico, i trasporti, i servizi non ci sono, non ci sono. Io insomma negli anni mi ricordo quando hanno fatto il quartiere Vallette di Torino, quartiere malfamato lo era di Torino, ma non c'erano servizi, non c'erano case, non c'erano tutti i meridionali. Io abitavo lì, ci hanno fatto il carcere e tu stavi lì come stavi in un ghetto. Quando hanno cominciato a fare servizi che vuol dire anche semplicemente il tram, vuol dire negozi, vuol dire il medico che arriva lì, vedi che se metti servizi e crei comunità, anche quelli che abitavano alle vallette sono diventati cittadini, no? Come dire, il fatto di dare dei servizi e quindi di creare dei posti, in questo l'urbanistica avrebbe tanto da dire. Infatti c'è tutto anche un filone dell'urbanistica, però insomma vabbè, la chiudo qua. Voglio dire, non sono solo i poveri dell'altro mondo, ma sono anche i poveri delle nostre città. Rendere la città invivibile o così caotica rende più poveri anche noi, insomma, anche semplicemente, visto che l'ecologia riguarda anche il proprio benessere, no? L'uso del proprio tempo, la socialità che può o non può esserci, no? Perché fare una piazza, decidere di costruire un paese, una città con una piazza, vuol dire avere un pensiero che in quella piazza qualcuno si incontra. Decidere che nella periferia non ci può stare una piazza, per dire un paese senza una piazza, è un paese che è fatto di macchine che sfrecciano. Ma anche su questo ci sono dei grandi ripensamenti e dei grandi pensamenti. Non lo so se a livello locale, ma qua mi taccio perché non so neanche chi c'è qua davanti, ma sull'uso del territorio, voglio dire, si potrebbero dire anche qua. Allora, di fronte a tutte queste, insomma, questi risvolti che li ho riassunti proprio in 5-10, questi risvolti, il Papa dice ma bisogna farsela una domanda, no? Ci dobbiamo porre una domanda, perché se no continuiamo a lamentarci, ma ci dobbiamo fare veramente una domanda che è, e la leggo perché è proprio così: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Parla di un patto generazionale, Questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale, lo abbiamo già visto. Quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare, ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso e ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Se ci preoccupiamo solo dell'ambiente, l'ambiente non lo risolviamo se non ci sono dietro le persone, i poveri in particolare. Pertanto non basta più dire che dobbiamo preoccuparci per le future... questa è ancora più forte, non basta dire neanche che ci dobbiamo preoccupare per le future generazioni. Occorre rendersi conto che quello che c'è in gioco è la dignità di noi stessi. Quindi
se già è buono cioè essere qua a dirci ma io e i miei figli, ma io, che va bene, ma dice ma è la tua dignità. E questa dignità che lui dice ognuno di noi ha e nessuno ce la può togliere. Il Papa lo dice proprio: io chiedo ad ogni essere umano di non dimenticarsi la sua dignità. La sua prima, poi penserà a fare il bene anche per i figli, per i nipoti, ma la propria dignità di vivere, di essere vivente. Vado. Che ore sono? Sì. Ok. Perché se non cambiamo, dice, è proprio un dramma per noi stessi, prima ancora che per i nostri figli. Allora, occorre cambiare cultura, perché la cultura, lo dice anche, il Papa ha scritto e lo hanno anche nominato il patriarca Bartolomeo, che dice proprio, dice ci sono ragioni etiche e spirituali rispetto ai problemi ambientali e non basta dare risposte parziali, no? Perché altrimenti è come trovare soluzioni piccole, no? Le soluzioni tecniche, ma non si risolve la crisi in generale. Sono risposte urgenti e parziali, ma non scusate che io vado avanti. Invece cambiare cultura vuol dire di nuovo cambiare sguardo. La parola sguardo mi è venuta più volte, insomma mi viene da usarla tantissimo, perché è proprio dove noi lo mettiamo lo sguardo. Se non giriamo lo sguardo, se vogliamo sguardare, esiste questo verbo sguardare, vuol dire avere l'intenzione, ci metto tutta l'intenzione di mettere la mia vista lì, quindi è più forte di guardare, no? Io voglio sguardare il diverso, voglio sguardare il mondo, voglio sguardare gli altri, voglio sguardare. Significa cambiare pensiero, politica, programma educativo, stili di vita. E ok, insomma, vedete, letta lì. Allora, ho fatto anche qua una sintesi piccolina, no? Perché Franco, giustamente, padre Franco mi diceva, ma magari ci sono anche dei gesti che noi possiamo fare, no? Senza pensare. Sono tutti gesti anche quelli di prima, sono qualità anche del cuore e del pensiero che dobbiamo coltivare come responsabilità. Poi ci sono dei gesti che possono essere molto più semplici e che riguardano l'ecologia del quotidiano, ma non per diventare più tristi, no? Come erano no, dai, metto via. Per una gioiosa celebrazione della vita, cioè l'ecologia deve renderci felici. Pure la Sapienza era felice. Guardate che sono tutte parole che, se voi vi riprendete la Sapienza, ci sono dentro tutte. Dobbiamo essere felici e gioiosi. E va bene, insomma, li vedete gli spazi, cosa vuol dire curare la casa, il territorio, periferie, quartieri, l'ho accennato prima, che però significa soprattutto creare senso di appartenenza. E senso di appartenenza vuol dire che la gente deve sentirsi a casa, compresi i migranti, ma compresi anche gli ospiti che abbiamo, compresi noi stessi e i nostri quartieri, perché se tu fai casa e ti senti a casa, tu la casa la curi. Se ti senti ospite, se ti senti un po' in di più, non so come dirla, non ti senti casa e quindi ovviamente non la curi allo stesso modo. La qualità della vita dei trasporti. E poi dice accogliere il proprio corpo ed averne cura. E sul corpo anche a più parole, no? Vabbè, se no mi ripeto troppo, insomma, sull'incarnazione l'ho già accennata, quindi vado avanti. E sull'educazione, educare all'alleanza fra umanità e ambiente. E poi mette lì una serie di azioni, proprio ridurre la carta, la plastica, l'acqua, il cibo, spegnere le luci, dice chiudete l'acqua quando vi fate la doccia, insomma, no, anche azioni piccole, differenziare ovviamente. Altra cosa che è di tipo ecologico, apprezzare il bello. E apprezzare il bello non solo del paesaggio, ma anche degli oggetti. Apprezzare il bello è una disposizione del cuore, non è
il bello bisogna anche qua cercarlo e vederlo oltre che custodirlo, perché il bello è sanante. La bellezza ha una sua caratteristica che è quella di creare, sì, è uno di creare salute, scusate, finisco la frase, è uno degli elementi che contribuiscono proprio alla salute. Sviluppare gratuità e tenerezza, piccoli gesti quotidiani, investire sulle persone, superare indifferenza e rassegnazione, cieca fiducia solo nella tecnica. Queste insomma sono tutte parole prese dentro nell'enciclica. Hola, aspettate un secondo. Allora, ne ho ancora una decina, ma insomma, ho tempo, Barbara? Barbara, dimmi. Sì, vai Nora. Vado? Sì. Vado. Allora, io l'ho messa un po' così. Che cosa ci chiede? No? Dopo tutta questa, insomma, queste affermazioni e queste indicazioni, no? Dal dialogo alle cose piccole, all'essere attenti alla bellezza, al vivere con sapienza, che cosa ci chiede? Insomma, l'ho riassunto un po' così. Che cosa ci chiede questa enciclica, questo grido, no? Per essere attenti a questo grido della terra e il grido dei poveri. E io l'ho riassunto un po' così. È un'enciclica di denuncia, da una parte ovviamente, ma anche ci invita questa enciclica e ci invita ad essere, ho scelto 3 parole: amanti, poeti e creatori. Allora, sull'amanti non ci sono dubbi, perché la parola amore in questa enciclica è dispersa, come si dice, sparpagliata a larghe mani, non mi viene la parola, insomma, no, è proprio profusa, no, ad ampie mani. Dall'inizio, quando dice appunto di San Francesco. Quindi amanti vuol dire essere appassionati, vuol dire avere entusiasmo per quello che stai facendo, per quello che stai vivendo. E quindi il Papa ci invita a ritrovare l'entusiasmo, a risvegliare la passione dentro di noi, che è la passione per la propria vita concreta e la passione anche per riscoprire chi siamo, no? La passione per la terra, che poi è l'unica possibilità, come dice Simone Weil, è l'unica possibilità di perfezione che abbiamo. Se vogliamo essere perfetti, noi dobbiamo mettere le mani nella terra. Vivere sulla terra, l'unica possibilità di perfezione. Quindi l'uomo, che chiaramente deve essere amante della natura come dei poveri, come di Dio, perché insomma, perché così parla di San Francesco, l'abbiamo visto prima, è un uomo poetico, San Francesco, prima poesia, è un uomo creativo. Un uomo creativo e poetico vuol dire proprio che è capace, è stato capace di mettere, quello che io continuo a dire, mettere le mani nelle cose, no? Ti devi dare da fare, non puoi continuare a enunciare principi. E mi sembra che Francesco, per chi insomma conosce un po' la sua vita, ci ha messo proprio le mani coi lebbrosi piuttosto che nel ricostruire la Chiesa. E poi creativi nel trovare strade nuove, no? Strade nuove ai problemi. Anche farsi o lasciarsi interrogare dalle domande, lasciarsi interrogare. E Papa Francesco parla di Francesco, proprio amava ed era amato, quindi non lo so se l'ho scritto dopo, eccolo qua, amava ed era amato. Poi c'è un'altra frase che il Papa dice: ma dobbiamo essere come qua e preoccuparci per gli altri, per la terra, come quando ci innamoriamo, dobbiamo essere innamorati. Il mondo è qualcosa di più di un problema, è un mistero gaudioso da contemplare. Poi dice: dare è un modo di amare, parla di amore civile e politico, la natura è piena di parole d'amore, l'amore, cioè continuamente nomina l'amore, quindi ci invita ad essere amanti, a risvegliarci a questo sentimento, perché è il motore, il carburante, non lo so, tutti e due, no? Della vita. E parla di amore sociale, perché solo l'amore sociale è la chiave di un autentico sviluppo. Per rendere la società più umana, più degna della persona, occorre rivalutare l'amore nella vita sociale. L'amore
no? Che sembra una parolina solo del cuore, invece è a livello politico, economico, culturale, facendone la norma costante e suprema dell'agire. LS 231, per dire che sono proprio parole prese da lì. Allora, dopo tutto questo amore, certo, perché voglio dire, il primo a innamorarsi della vita è stato il Padre Eterno, no? Quando dopo averci, mentre ci stava creando per 5, 6, 7 volte, insomma quello che era, 6 volte, dice che bello quello che sto facendo, no? E Dio disse che bello, e quando ha fatto l'uomo ha detto che bellissimo, l'uomo vuol dire l'uomo e la donna, né? E quando tu dici bellissimo, che cosa, la traduzione di bellissimo è ti amo. Quando una persona dice sei bellissimo, no? A proposito, quando guardi un figlio, quando guardi il tuo amore, dici sei bellissimo, vuol dire ti amo. E quindi Dio si è innamorato per primo della vita, dell'uomo, e l'amore è l'unica cosa che ci può fare cambiare, no? Perché ci aiuta un po' al sottrarci al sistema, si è sempre fatto così, alla noia, quella roba lì, insomma, no? Ci aiuta a coltivare una passione per il possibile e anche per l'impossibile a volte. Allora ho messo una poesia, se è qua, eccola qua perché è bellissima, Christian Bobin, se lo leggete è bellissimo, e dice: scrivo con una minuscola bilancia come quella dei gioiellieri, su un piatto depongo l'ombra, sull'altro la luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili d'ombra. Ci ho creduto, certo. A cos'altro dovrei credere se non all'incredibile? Ecco, l'amore fa quella roba qua. Si può credere anche all'incredibile. Lo muove, no? Seconda parola, poeti. Allora, questa enciclica è considerata anche un testo poetico, non solo dalla sottoscritta, ma da molte persone e da molti commentatori. E poi perché il Papa ci invita, insomma, a essere poeti nel senso proprio di quello che io ho voluto un po' scrivere così, di fare silenzio, non sprecare le parole, ma appunto di usare parole di dialogo, come ha detto e come ho messo la prima slide. I poeti ascoltano, si fidano di ciò che sentono, questa armonizzazione fra pensiero e cuore. Hanno uno sguardo interrogante e contemplativo sulla realtà. Sono ponti alla speranza e sono legati alla concretezza del vivere. Quindi ci invita davvero, perché poeti, insomma, viene appunto da quel verbo che è poiesis, no? O poieo, che è faccio, ci metto le mani, costruisco, invento, genero, e quindi ci invita a trasformare le cose. Senza fuggire, no? Lo sguardo interrogante vuol dire non è che fuggo di fronte alla realtà può anche non essere bella, ma mi chiedo, mi interrogo, decido, scelgo. E poi dice questo sguardo contemplativo, una cosa che torna tantissimo anche nelle parole del Papa, perché contemplare è un po'... allora, la parola... Allora, contemplare vuol dire non sentirti così schiacciato dalla vita, così dentro nelle cose, ma solleva un po' lo sguardo, non per guardare in cielo perché lassù va tutto bene, lassù va male uguale come qua, ma tu prova a non sentirti così perso, no? Quando tu sei dentro un problema tu non vedi, no? Ti puoi anche disperare piuttosto che per disperazione rinunciare, ritirarti, diventare sarcastico, inventarti. Invece lo sguardo contemplativo torna a quella frase che diceva il mondo è un mistero gaudioso da contemplare, mi sembra che dicesse così, adesso non torno indietro sulla slide. Vuol dire guarda, apri un po' come lo zoom, no? Non guardare sempre dentro il buco della chiave lì, in quel problemino che è quello lì piccolo. Apriti e guarda il mondo, e quindi di nuovo tessi relazioni, sì uno strumento di tessitura, no? Sì perlomeno un filo della trama, ecco, non dell'ordito ma della trama. Perché contemplare poi vuol dire ritagliare un pezzetto di cielo, no? Il contemplum era quella roba, scusate, sentite come parlo, quella comincio a essere stanca, era quell'azione che facevano gli auguri, no? Gli indovini, che decidevano
sceglievano un pezzo di cielo e da quel pezzo di cielo traevano poi gli auspici, no? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire io mi prendo quel cielo e me lo porto dentro. Contemplare vuol dire portarsi dentro un pezzetto di cielo. Così lo ritaglio e me lo porto dentro, per cui c'è poi la bellezza e la voglia di vivere, no? La possibilità di cambiare, la possibilità di essere poeti, di essere creatori è un po' la stessa cosa. Guardavo, ok, poeti anche perché ci invita, dice, a sanare il tempo. Sanare il tempo significa sanare o salvare il tempo, io dico anche, no? Perché lo sappiamo tutti quanto siamo di corsa e invece dice bisogna prendersi il tempo per sedersi ed ascoltare l'ambiente naturale, per smettere di dare ascolto solo al proprio io. Siamo tutti un po' spaventati, un po', insomma, un po' troppo concentrati su di sé, e invece lo sguardo contemplativo è quello sguardo che ti fa aprire, ti fa guardare un po' l'orizzonte, ti fa comprendere gli altri, no? Comprendere nel senso di tenerli proprio dentro, non comprenderli è difficile come processo, ma almeno tenerli dentro nel tuo orizzonte, no? E fare in modo di poterli comprendere, sì. E quindi dice bisogna sostituire una visione distortamente antropocentrica con una visione cosmica comunitaria, o come direbbe Panikkar, non so mai l'accento dove va, cosmoteandrica, no? Che tenga conto del cosmo, dell'uomo e di Dio. E arriviamo alla parola creatori, quindi inizio con una poesia che anche mi piace, declinata al femminile, qualcuno la conoscerà anche, non la lega, è lunghissima, per cui ho preso la prima e l'ultima strofa, e dice: Dio è seduta e piange. La meravigliosa tappezzeria della creazione che aveva tessuto con tanta gioia è mutilata, è strappata a brandelli, ridotta in cenci. La sua bellezza è saccheggiata dalla violenza. Descrive tutta una serie di robe e arriva all'ultima strofa e dice che cosa questo Dio che è seduto e piange, che cosa ci chiede? Ci chiede di restarle accanto davanti al telaio della gioia e a tessere con lei l'arazzo della nuova creazione. Beh, insomma, ci chiede di diventare, arrivo alla terza parola, creatori. Ci chiede di creare, di partecipare alla creazione. E Papa Francesco, quelle robe qua non le trovate dentro l'enciclica, ovviamente, né? Non sono, vedete che non c'è, dove non c'è LS sono cose che ho messo liberamente commentando i pensieri che mi sono venuti leggendo l'enciclica. Questo invece è proprio nell'enciclica, no? Dice creatori. È giusto rallegrarsi per tutti, no? Per i progressi, per le novità, per le conquiste, tutto quello che la creatività umana può fare, perché anche la creatività umana è un dono di Dio. Creatori, che cosa vuol dire essere creatori? Vuol dire essere immaginativi, vuol dire essere liberi però anche, perché se non sei libero crei, cioè replichi, non crei, non inventi. Però bisogna un po' stare attenti a farlo, come ho scritto io, dal versante giusto, nel senso che a volte l'innovazione, le creazioni, l'immaginazione ci può anche portare poi a fare dei grandi scivoloni, e quindi la nostra creatività deve essere direzionata in modo da salvaguardare, perché insomma anche la bomba atomica è stata una grande creazione, voglio dire, ma basta che ne parta una, ecco, in modo da salvaguardare, custodire, proteggere, amare e migliorare senza cadere, va bene, nel relativismo ovviamente etico e pratico. Quindi Papa Francesco elogia la creatività umana, vabbè, la vedete lì senza che io la legga, insomma, non è per niente contrario alla creatività, unita alla poesia e all'amore. E però serve anche creare, quello che prima avevo accennato, serve cambiare la cultura, no? Serve quindi cambiare un paradigma, no? Dal paradigma che abbiamo detto un po' antropocentrico, un po' tecnocratico, un po' tanto tecnocratico, chiamiamolo,
bisogna rifondare il paradigma della cura, no? Una cultura della cura, sostituendo appunto quella dell'usa e getta. L'abbiamo detto un po' prima, lo riassumo un po' perché bisogna proprio ricrearla una cultura della cura, perché veramente noi creiamo invece degli scarti di prodotti, di uomini, di chi non è altezza, di chi non è veloce, di chi non ha diritti, non ha mezzi, e delle molte fragilità e povertà che contribuiamo a creare o sicuramente a mantenere. Quindi dobbiamo proprio, la parola cura è una parola, una delle parole, non so se è ripetuta tanto dentro, ma se non è ripetuta come parola, come dire, questo profumo della cura la attraversa tutta l'enciclica. Quindi allora, sulla cura ho quasi finito. Sulla cura e sulla cultura, perché ovviamente sulla cultura Papa Francesco insiste. Aspettate che arrivo ancora. Insiste tanto perché insiste su tutti anche gli, come si chiamano, gli organismi, gli enti che producono cultura, no? Che producono cultura. Gli ambiti educativi, dice, occorre curare anche gli ambiti educativi, occorre formare coscienze. E formare coscienze vuol dire che, lo dice lui stesso, non basta informarsi, no? A volte noi pensiamo che siccome ci siamo informati, ho letto, ho studiato, ho scritto, queste cose le so, l'informazione non basta se non hai a cuore poi la verità, se non studi anche, no? Perché informarsi è diverso dal studiare. Se non ti eserciti, se non ti confronti, se non ascolti, se non metti in moto quella famosa parola dialogo, no? Se non liberi il pensiero dai pregiudizi. Noi siamo saturi di informazione, pensiamo di essere colti, di sapere, ormai ci muoviamo nel mondo, ma non cambiamo il mondo con l'informazione, lo cambiamo con una cultura diversa, con un pensiero che va in profondità. E quindi vuol dire anche avere a cuore la propria formazione, la cura di sé, la cura del proprio pensiero, anche la cura della propria coscienza, intesa non solo come coscienza morale, proprio di coscienza di chi sono, no? Lo dice, insomma, se tu non sai chi sei, come puoi aiutare gli altri? Punto, dai, che vado troppo. Occorre risvegliare l'interiorità. Non è possibile neanche un dialogo se non sei in contatto e quindi se non conosci in profondità te stesso. Che dialogo? Parli di qualcosa, parli in teoria di qualcosa, ma parli in teoria. E quindi diciamo che è importante rinutrire, riscoprire, riattivare la passione anche per se stessi. Anche per se stessi. Fatemi vedere se ho scritto qua. Era scritta qua. L'informazione non basta a fare maturare una cittadinanza ecologica, né le leggi e le norme per limitare cattivi comportamenti, se non maturiamo dentro una trasformazione personale, è proprio una trasformazione delle coscienze. E dice ad ogni persona, l'ho citata prima perché me la ricordavo, perché è importante questa, chiedo di non dimenticare questa sua dignità. Proprio noi, non la dignità degli altri, la nostra, che abbiamo diritto a studiare, a informarci, a prenderci cura di noi, ad essere felici, sì, ad essere felici, Lo diceva anche padre, come si chiama il padre, il primo che ho sentito la conferenza, Don Marmorini, forse il nome era. Gianni Marmorini. Gianni Marmorini, sì, che aveva proprio detto queste due cose che non mi sono lasciata sfuggire quella sera lì. Una era stata sul femminile e quindi per quello dico aspetta che mi prendo la sapienza subito, no? Perché aveva fatto un'affermazione appunto e l'altra era stata quanto siamo poco felici, no? Quanto come lui parlava della religione, no? Che forse potremmo avere avuto una religione che ci rendesse più felici. Non l'ha detta con queste parole, ma insomma era un po' così. Era un po' così.
Allora, creatura. L'ultima. Siamo partiti dal creato, siamo arrivati ai creatori e vorrei chiudere con le creature. Perché secondo me questa parola è bellissima, è la più bella di tutte, perché creature, insomma, per chi ha fatto un po' di latino, se no abbiamo il professore che ci corregge, che ce lo spiega, ma creature è il participio futuro. E creature vuol dire siamo sul punto sempre di essere creati. Cioè è bellissima sta parola, mi pare una roba... Noi pensiamo creature come se fossimo create. No, non siamo create, siamo anche, ma siamo creature. Noi possiamo sempre Franco prima diceva dobbiamo, no? Questo pezzettino davanti alle parole, no? Dobbiamo ricrearci. Siamo in via di creazione, siamo sempre sul punto nascente, anche a 90 anni, possiamo sempre essere capaci di rinnovarci noi e di creare rinnovamento. Per cui chiudo con questa parola che mi sembra molto bella. Ok? E grazie. Chiudo la condivisione. Aspetta qua. Là. Spero di non essere andata troppo per le lunghe, di essere andata abbastanza lentamente, so che mi mangio le parole, mangio anche le frasi a volte, ma insomma dai. Ti abbiamo sentito bene. Così grazie Nora. È stata una presentazione molto densa e una bella panoramica anche sulla Laudato Si. E sono temi anche questi, come quelli delle passate conferenze, insomma, che ci interrogano tanto, perché diciamo che nella cultura di massa, quando si parla di ecologia così, la maggior parte delle persone ti rispondono sì, ma io la faccio la raccolta differenziata, no? Ci si interroga che invece, oppure sì, ma le cose succedono dall'altra parte del mondo e magari non abbiamo presente quello che sta succedendo in Sicilia adesso, quello che abbiamo qua l'estate in spiaggia, che è un disastro, o i nostri ghiacciai, no? Ecco, e quindi anche su questi temi c'è bisogno di sicuramente fermarsi e fare un po' di silenzio come fanno i poeti per essere creatori poi creativi. Non avevo mai pensato alla parola creature come un divenire, in effetti è molto bella vederla da questo punto di vista qua. Vediamo adesso se abbiamo qualcuno che vuole farti qualche domanda. Io intanto ti volevo chiedere qualcosa dell'Università delle Donne e degli Uomini della Terra. Oh, ecco, ascolta, io ti rispondo volentieri, però vorrei capire, siccome è una cosa che c'entra ma non c'entra, che c'entra ma nel senso che è un'attività, è un corso, se comincio a dirti che cos'è il corso stiamo qua almeno un quarto d'ora. Facciamo che vediamo, senti come parlo, facciamo che vediamo se ci sono domande, ma più che domande forse potrebbero essere davvero qualche pensiero che vi è venuto, no? in libertà, qualcosa che... Eccola lì, ciao. Buonasera, sono Maddalena e volevo chiedere innanzitutto grazie. In un passaggio c'è stata una cosa che mi hanno colpito tante cose, ma una cosa mi ha colpito. E cioè, spero di aver inteso bene, quando ad un certo punto lei ha detto l'unica possibilità che abbiamo di essere perfetti è quella di mettere le mani nella terra. Ho capito bene? Più o meno sì. Diciamo... Perché mi interessa capire come possa l'umano diventare perfetto, nel senso che... è l'unica strada che abbiamo, non possiamo... Beh, certo, allora, se... Ma lo vogliamo... Cioè mettere le mani sulla terra, in terra, nel senso che la perfezione non credo che sia di questa terra, quindi faccio un po' fatica a capirla questa frase, se l'ho intesa correttamente. Diciamo che Simone Weil dice che l'unica strada che noi abbiamo, l'unica possibilità per diventare perfetti, non vuol mica dire che lo realizziamo, diventare è un verbo che cammina, ok?
è proprio mettere le mani a terra, vuol dire partecipare al mistero dell'incarnazione. Vuol dire siamo incarnati, noi non possiamo diventare lungo il cammino, fare un cammino verso la poi perfezione, insomma, è una parolona, una parolaccia, ma soltanto se abitiamo la terra. Abitare la terra vuol dire abitare l'umano. E se no, voglio dire, no, poi io non sono un prete, guarda, lì padre Franco, fai la domanda. No, non voglio entrare in campi altri, però sicuramente credo che... ma no, credo, insomma, io faccio la psicologa, no, come lavoro. Allora dico, va bene, se tu vivi nel pensiero, non vivi solo, non puoi vivere solo nel pensiero, non puoi vivere solo nel corpo, non puoi vivere solo nello spirito. L'umano raccoglie alcune dimensioni, poi sono 4 dimensioni, e però per realizzarle, anche per realizzare i pensieri, perché questi pensieri abbiano un effetto, perché tu devi mettere le mani a terra. Cioè perfino la Sapienza si è radicata. Ti leggi la Sapienza, ha messo radici e è diventata miliardi di alberi, dalle palme, adesso non me ne ricordo, al cinnamomo. Se non mette i radici, vuol dire, se non c'è questa sensazione, questo senso, non questa sensazione, questo senso di terrestrità, non so come chiamarlo, e si diventa perfetti dove? Nel pensiero. Che diventi una brava logica. Ma se no non capisco la domanda. Poi non vuol dire che la realtà, cioè non vuol dire adesso io sono... Cosa vuol dire diventare perfetti, al di là di come lo si diventa? Ma è una via, si diventa. Non Perfetto. so se c'è la definizione di perfezione. Fra l'altro, come si dice, perficere, come si dice? Giannino, mi serve il tuo aiuto? Non è anche quello cioè è attraverso il fare, no? La perfezione è qualcosa che va facendosi. Quindi non è che c'è un quadretto che ti dice, aspetta, cioè non è un canone. Ecco, forse è questo, no? Forse la parola più giusta che mi viene adesso mentre rispondo è la perfezione non è un canone, come non è un canone la bellezza. La perfezione è un cammino, è proprio l'andare facendola. Quindi è così, non so risponderti. Ho capito, grazie. Grazie. Grazie a te. Aiuto, che domande difficili. Franco, fammi... Grazie. E non voglio esaltarti perché altrimenti il tuo marito diventa geloso, ma grazie. E volevo soltanto una cosa, sì, che mi hai messo una pulce nell'orecchio molto molto forte. Cioè noi siamo oggi, quando si parla di ecologia, devono fare gli altri e i grandi devono fare. E invece tu hai parlato, hai accentuato molto la formazione, non solo neanche informare, ma formarsi per essere cose. Ecco, non so se vuoi dire qualche parola su questo che secondo me manca oggi. Manca oggi. Questa conferenza che hai fatto tu, anche tutti questi slide, ma dovrebbero essere imparati a memoria per dire, ecco, che diventino veramente qualcosa di personale, di formativo. Di questo abbiamo bisogno più che altro. Non so, sento io. È vero Franco, questa cosa qua io poi fra l'altro a me piace, insomma il mio ambito è la formazione oltre che la psicoterapia ovviamente, perché credo che, visto che la Zambrano dice siamo nati, no, per prendere continuamente forma, no? L'essere umano chiede di prendere una forma e quando la perdi, cioè quando la prendi poi ne prendi ancora un'altra, nel senso che formazione non è davvero l'informazione. La formazione è prendere una forma, vuol dire decidere di te che cosa vuoi essere. Non la forma, la formina, lo stampo, perché altrimenti la forma te la danno gli altri. Ok? Noi siamo fatti con le formine.
perché ci hanno fatti un po' tutti allo stesso modo, qua, no? Compresa la scuola. Invece, soprattutto da adulti, io dico, la formazione vuol dire tu scegli quale forma vuoi avere, quale pensiero coltivare, quale sguardo avere, quali azioni fare, no? Ma lo puoi scegliere se entri in profondità, se hai la pazienza anche, non se sfogli il giornale di corsa, che poi lo sfoglio di corsa anch'io, ma voglio dire, se ti fermi e ti fai delle domande. Una delle slide era, occorre farsene le domande, no? Anche averle care, a volte noi cerchiamo solo risposte, e le risposte ci mettono dentro le forme già finite, no? Perché se per ogni domanda c'è una risposta, avem finito il mondo. E invece le domande vanno continuamente aperte perché qualcuno le apre anche per te, no? Anche soltanto mettendo in dialogo le cose le domande si riaprono. Questa parola dialogo è una delle parole più belle che ci siano, ma neanche, sì, più maltrattate, nel senso che sono, come dire, è vista un po' come scambio di opinioni, è vista come dialettica. No, la dialettica non è la dialogica, no? Il dialogo è qualcos'altro, e è mantenere le domande, perché se tu mi fai anche la domanda d'incontro, l'incontro fra culture, ma rimangono aperte, non troviamo mica la soluzione. Quando ci incontriamo io e te mica troviamo sempre una soluzione che ha quella formina lì, no? Quella risposta lì, giusto? Rimane, il dialogo è qualcosa che scorre, per quello che dico che le domande rimangono aperte. E quindi la formazione dovrebbe avere questo tipo di obiettivo, no? Quello di darti anche delle informazioni, anche il sapere è ovvio, ma poi deve darti la tua struttura, la tua... Insomma, bisogna arrivare al pensiero del cuore. Cioè, chiudo così, nel pensiero del cuore quello che è fatto dal misto, dal sapere e dal vivere. Ascolta, vorrei fare una proposta che so che non viene ascoltata. Ah, ecco, allora. Un'ora di formazione almeno alla settimana in tutte le scuole, cosa significa ecologia e come dobbiamo, che anche noi, che ecologia integrale, come siamo integrati. E poi togliere via qualche trasmissione di, come si chiamano, talk show, non so, Quelle robe lì. e mettere questa formazione. Questa sarebbe una cosa. Sì, sì. Ad ogni modo, grazie. Grazie, grazie a te Franco, grazie tantissime proprio. Grazie perché questo tema insomma mi prende, mi piace, beh, l'avete sentito insomma, quindi si capisce, non... Sì, sì. Bene. Okay. Ti ringraziamo, noi volevamo chiudere entro le 10, non so se ci sono qualche altra domanda, qui in sala no. E ecco, Okay. ce ne torniamo a casa con un po' di argomenti su cui riflettere e su cui iniziare anche nuove prassi, perché insomma specialmente l'ecologia ha bisogno di prassi quotidiane. Sì, sì, vero, prassi che sono proprio molto pratiche, molto prassiche e poi sono prassi proprio culturali, è proprio cambiare il pensiero. Ecco, ti do solo una risposta sull'Università degli Uomini e delle Donne della Terra. È un corso di formazione biennale, nato veramente sullo stimolo un po' dell'enciclica. Proprio dopo insomma ho fatto questo diploma alla Gregoriana che avete accennato all'inizio e ho detto sì, c'è bisogno di fermarsi e pensarla l'ecologia, costruirla, e quindi è un percorso formativo biennale. Grazie, era una curiosità personale. Sì, sì, beh. Ok. Bene. Ti ringrazio e grazie a tutti voi. A tutti quelli che sono intervenuti in sala e su Zoom e anche che ci seguono da YouTube, e così potranno anche nei prossimi giorni gustare le nostre conferenze. E buonanotte a tutti, grazie mille Nora, è stato un piacere. Ciao, grazie a tutti, ciao.